Quello che è l'obiettivo, che sempre di più diventa strategico per la sostenibilità dell'uso delle risorse sul nostro pianeta, è di utilizzare tutte le biorisorse affinché possano creare valore aggiunto. Entriamo in un concetto che è legato alla bioeconomia circolare, cioè quell'approccio all'uso efficiente delle risorse che ci consente di utilizzare tutto quello che non serve per l'alimentazione per altri scopi. Gli scarti, i sottoprodotti, il surplus alimentare, circolarmente lo reimmettiamo nella filiera, dandogli nuova vita per essere una nuova materia prima, una materia prima seconda. Nell'innovazione di processo e di prodotto, una delle tecnologie che noi utilizziamo da anni è quella legata alle tecnologie a membrana. Sono membrane particolari fatte di materiali ceramici, anche di biomateriali. Quindi in questo modo noi abbiamo consentito a queste imprese di entrare sul mercato con dei prodotti innovativi. Possiamo immaginare le acque di vegetazione, che sono uno scarto appunto della lavorazione della produzione dell'olio di oliva, che contengono al loro interno moltissime molecole che appunto possono avere un effetto positivo rispetto alla salute dei consumatori. Lo smaltimento può essere in qualche modo evitato se noi le trattiamo queste acque di vegetazione e estraiamo queste molecole, questi antiossidanti, polifenoli. Perché? Perché questi antiossidanti possono essere utilizzati come integratori alimentari, per uso cosmetico, nei prodotti da forno, ma anche per migliorare la conservazione degli alimenti, perché appunto sono degli antibatterici. Le stesse tecnologie possono essere impiegate sugli scarti di altre filiere, sempre per scopi legati alla sostenibilità. È un esempio che è quello del pane, dell'acrilamide nel pane e nei prodotti da forno. È un contaminante da processo. Noi assistiamo l'azienda nel mettere appunto il processo di panificazione in maniera da controllare e ridurre il contenuto di acrilamide. Prendiamo un campione che sia rappresentativo dell'intera quantità che vogliamo analizzare, lo sottoponiamo a spettroscopia di massa o piuttosto che di cromatografia, che ci consentono di fare degli screening e poi ad esempio di andare a quantificare questi contaminanti a livelli molto bassi, come le parti per milione, parti per bilione, e quindi stabilire per esempio che quell'alimento è anche sicuro nel rispetto dei parametri fissati dalla legge. Nasce qui in Enea, oltre 20 anni fa, questo filone di ricerca dedicato alla produzione di vaccini da piante. La pianta può essere programmata per produrre quel tipo di molecola particolare che poi, una volta estratta, viene trasformata in un vaccino. Questa è un'interessante applicazione anche per i paesi in via di sviluppo. È un sistema facile, gestibile, a costi molto più contenuti rispetto alle tecniche attuali.